benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Ciao ragazzi. Noi siamo al porto di Fuerteventura di Morojable, pronti per una prossima destinazione. Ragazzi, andremo a Gran Canaria con il nostro van. Se non ci conoscete, noi siamo Sonia e Victor, viviamo in van da aprile del 2024 e lavoriamo mentre viaggiamo. Se volete seguirci in questo viaggio con noi, nella nostra vita in camper a Gran Canaria, questo è il momento di iscrivervi, attivare le notifiche e rimanere con noi per scoprire tutto quello che c'è da scoprire qua. Abbiamo appena lasciato i nostri amici di Furgonello che ci hanno fatto un regalo pazzesco, guardate che bella, bellissima. Sono stati gentilissimi con noi. Sono persone davvero Squisite. squisite. Sono persone E come molto dice gentili. Victor, squisite. Noi siamo in coda aspettando il traghetto. Dove? Vediamo se ti sei pronto? Oh, a Ti Gran interrogo. Canaria. Sì, dove? Come si chiama la città più importante? Las Palmas. Quanti abitanti ha? 400.000. Oh, raga! Oh, 400.000! fatti i compiti. Quindi ci vediamo a Las Palmas, ragazzi. Sono 2 ore di traghetto per 140 km in linea d'aria da Fuerteventura a Gran Canaria. È un pochino più lungo, molto più lungo direi, rispetto al traghetto tra Fuerteventura e Lanzarote. Questo è il Fred Olsen, il traghetto che ci porterà di là. Ciao Fuerteventura, ci sei piaciuto tantissimo, ci mancherai. Ci aspetta entrata in retromarcia. Ah sì, è vero. Ci stanno facendo salire in retromarcia i van. Sì, infatti proprio noi, tocca a noi, tocca a noi. Con la 1. Però è Recio? No. Ah no, ci è andato Non bene. ci fanno entrare in retromarcia. Ci è andato bene, ci è andato bene. Guardate come fa adesso. Oh, ho sbattuto la testa. Ho sbattuto con la cosa del sole. Traghetto numero non so più quale per la terza isola delle Canarie. Allora ragazzi, il barco si sta muovendo tantissimo. Io ho gli occhi chiusi perché se li apro sto male pure io. Quindi sto cercando di concentrarmi sul respiro perché è veramente tanto mosso il mare oggi. Comunque c'è un bel po' di gente che sta vomitando. Sì. Non me l'aspettavo, non ero pronta a questo oggi. Ci siamo fatti un bel piatto di pasta con il pesto. Aiuto. Two hours later. Sonia, come stai? Sono una favola. Comunque Sonia durante il tragitto, la nave si muoveva tantissimo e Sonia è stata Malino. malino. Non male, perché ho imparato delle cose durante un viaggio terribile in Thailandia. Che ragazzi, Dove abbiamo, non so. dove abbiamo rischiato la Ho vita. pregato veramente tutti gli dei del cielo e una cosa che mi aiuta tantissimo e ve lo consiglio se vi dovesse capitare, non avete una pastiglia, chiudere gli occhi e pensare ad altro, respirare. Però cioè, ho lo stomaco che è tipo capovolto. No, c'era gente che vomitava, quindi si sentiva il rumore. Cose che i cascavano, vezzi, cose che il negozio cascavano. dei souvenir, cascavano tutte le cose. Quindi non è che aiuta e tuttora mi sento tutta strana, ho i brividi. E così rimarrai fino a domani. Grazie. Allora, il viaggio da incubo è finito e stavolta nel traghetto ci hanno messo in modo diverso. Di traverso, cioè. Sì, di traverso. Ed eravamo dietro questo mega camion frigorifero. Oh. Il viaggio è stato duro, ma sono sopravvissuta. E adesso però ci aspetta diciamo, non proprio un parcheggio super easy, facile, perché stiamo arrivando all'isola alla capitale che è Las Palmas. Sono 400.000 abitanti, come dicevamo prima, quindi una città grande. E le città grandi non sono mai il top per il van, quindi ho fatto un po' di analisi qui Park Fortnite per trovare il parcheggio migliore, però vedremo, i commenti non sono sempre... Magari dormiremo e poi semplicemente andiamo via. Sì,
domani vogliamo fare un giro, per quello, però è che domani mattina comunque dovremo lavorare, quindi cercheremo di farci un giro nel pomeriggio. Ufficialmente sbarcati a Gran Canaria per la prima volta. Arriviamo di sera in un'isola, non lo facciamo mai, ma visto come è andato il viaggio direi meglio così. Perché sennò oggi sarebbe stata comunque una giornata pesante, difficile e pesante, perché siamo sbattacchiati, cioè non anche è che perché io sto bene, ma comunque non è che sono in forma, cioè vorrei sì, mettermi a letto e mangiare magari un po' di sushi. Io al momento non riesco molto a pensare al cibo in realtà, però tra un po' ci verrà voglia. Tra l'altro abbiamo fatto anche mezz'ora di ritardo, quindi sono le 8 di sera, è buio, sì, tra una cosa e l'altra 45 minuti perché c'erano veramente delle brutte onde, quindi sicuramente ci abbiamo messo di più. A few moments later. Racconta che cosa è appena successo, proprio ora. Siamo usciti dal porto, c'era un controllo della Guardia Civile. Mi ferma, guarda me, poi guarda lei, appena vede lei fa ok, andate via. Cioè, io non lo so, dobbiamo essere tutti bianchi, ragazzi. Conviene perché E anche biondi possibilmente, perché è una questione di biondezza. Sì. Questa è una cosa che succede sempre, ragazzi, succede sempre. Devono fare i controlli, vedono che ci sono io, che sono bionda, bianca, ho proprio la faccia da turista alle Canarie. Andate. Victor non ci poteva credere. Ora, vabbè, adios. Ok, tu, ok, via. Meno male perché non avrei avuto voglia. No, questa cosa fa ridere proprio, cioè a me fa sempre ridere. Lascia passare, la cosa lascia positiva passare. del pregiudizio in questo caso, tipo, lascia passare. pregiudicano loro che io non posso Fare trasportare droghe o cose del genere, non posso farlo io con questa faccia, non posso. Later. Siamo finalmente parcheggiati, ci siamo messi nel parcheggio del giardino botanico della città di Las Palmas. Infatti siamo saliti un botto, ragazzi, cioè folle. Le prime impressioni sono state, innanzitutto è gigante questa città, gigante. Noi al massimo davamo 200.000 abitanti, Ma nemmeno. invece sono 400.000. Infatti avevamo cercato innocentemente un parcheggio in più in centro possibile, ma è impossibile, c'è troppo casino. Quindi abbiamo deciso appunto di venire qua nel parcheggio del giardino botanico, Che è fuori dalla città, perché la Quindi- città è tutta distribuita sulla costa e poi c'è la montagna, quindi e si sale su. Noi si qua sale- siamo in alto. siamo molto in alto. Abbiamo colto l'occasione per andare in un superdino e mangiare e prendere il sushi. Perché? Perché in alcuni superdino dove vendono il sushi il marchio che si chiama Sushi Take, Il Superdino è la catena di è supermercati. la catena di sempre. supermercati, è sempre di Dino parliamo, ragazzi? No, ormai siamo fidelizzati a Dino. Loro dopo le 7 che fanno? Abbassano il prezzo del sushi al 50%, quindi anziché per uno. questa 2 per 1. vaschetta, 2 per 1. sì, questa vaschetta costa 15 euro, se prendi una della stessa ne prendi due, ne paghi solo una. Quindi abbiamo deciso di cenare oggi così, perché è abbastanza tardi A me pure. è tornata fame perché come avete visto, stavo malissimo. E niente, quindi finisce qui. Prima impressione, un po' shock tornare in una città, ma da domani si comincia a visitare e vi porteremo con noi. Buonanotte. Ciao ragazzi. The next day. Buongiorno, siamo ritorti col sole. No, in realtà stamattina, e come vedete, ha piovuto. Siamo arrivati al giardino botanico, abbiamo scoperto che è gratuito, siamo contenti. Bello perché pensavamo che costasse 6 euro. Dal parcheggio dove abbiamo lasciato il van bisogna fare 600 metri a piedi. Super vicino comunque. Sì, vicino. E questo è il giardino botanico che si distribuisce su diversi livelli. Tutto là è Sotto grande. dobbiamo scendere. Sì, molto bello. Sì, quindi... Ci sono due entrate, questa qui superiore e poi c'è un'altra inferiore. Sì, che però vedendola adesso sarebbe stata molto scomoda. Sulla mappa non si capiva che ci sono almeno 100 metri di dislivello. È vero. Sì. E quindi andiamo alla scoperta di questo piccolo giardinetto. Sì, speriamo Però che non piova. si sta prendendo il sole, guarda. Speriamo. Speriamo. O così.
giardino è nato nel 1952, quindi è vecchietto, potremmo dire. L'idea era venuta a uno svedese, naturalista, svedese, con l'accento svedese. Cioè era riuscito poi a realizzarlo grazie al supporto del comune, potremmo dire dell'amministrazione di Gran Canaria. Quindi molto bello perché in quegli anni, pensiamo che in quegli anni le Canarie non erano ancora turistiche. Quindi era una cosa assolutamente innovativa per il tempo. Ed è figo che è gratuito, molto figo. Qui è dove abbiamo dormito stanotte, un po' strettino. Praticamente dentro alla pianta. Gran Canaria ci accoglie con i parcheggi grandi, larghissimi. Occhio alla ruota. Oh, aspetta, devo staccare questo ramo. Oh. Vai. Aiuto. Non hai capito che un ramo della palma Stava portando ci le si è branche. infilato completamente dentro, sotto al pannello. È uscito? No, l'ho tenuto io con la mano. Molto bene. Andiamo a visitare la città. Forse torneremo a dormire qui, boh. In realtà nelle città è sempre imprevedibile quello che può succedere. Mazza, ragazzi. Però qui è comodissimo. Sì, comodissimo no, ma dico comodissimo no perché è super in pendenza. La strada è in piena curva e il parcheggio comunque è piccolissimo. Vabbè. Se non trovi il posto giusto, noi abbiamo messo anche cuni che in teoria potrebbero farci la multa, ma io ieri, mi sono lavati i capelli, quindi un botto d'acqua, se stavamo tutti storti avremmo avuto il laghetto ancora adesso. E poi anche per dormire, tutto, non si può stare così tanto in pendenza. Ora scendiamo di nuovo in città perché qua siamo in montagna praticamente e siamo nella zona di Tafira Alta, direi, Tafira Alta. È come Torvaianica Alta e Torvaianica Bassa. Più o La meno. stessa cosa. Sì, oddio, c'è pure la coda. Piccola codina. E andiamo, non ci andrò. Allora, abbiamo trovato parcheggio ma siamo dovuti saltare sul marciapiede perché sennò la strada saremmo entrati praticamente fuori dalla strada. Siamo parcheggiati giusti, pelo. Come potete vedere è una strada super trafficata. Giusti. Abbiamo messo una gomma. No, l'ho fatto vedere. Later. Allora, siamo entrati, abbiamo pagato 4 euro per la visita e si può scaricare il biglietto, cioè un dépliant digitale, niente carta, ci piace. E qui, come prima cosa di questa casa di colonna, si vede la riproduzione della Niña, che era una delle 3 caravelle che arrivarono in America nel 1492, quando nel continente europeo si scoprì l'esistenza dell'altro continente. Questa teoricamente sarebbe stata la sua stanza, qui dove tenevano cibo e tutto quello che serviva per la sopravvivenza, e questa nave, la Niña per l'appunto, che ovviamente è stata ricostruita, ha partecipato a ben 4 viaggi ed è diventata poi la nave principale della flotta ed è sempre tornata dall'America. Interessante questo. Queste sono le tratte, vedete che qui la Niña parte, arriva a Gran Canaria, fa scalo pure a La Gomera e poi arriva a Salvador e arriva in Brasile. E poi però praticamente, questa linea verde che cos'è? Non lo so. Arriva qui, poi riparte e ritorna. Ed è ritornato in Spagna, è riuscito a riportare la Niña indietro, mentre invece la Santa Maria mi sembra che l'ha persa durante uno dei vari viaggi. Loro non lo sapevano. Questo è il secondo viaggio, che comunque lui arrivava sempre nel Centro America in pratica. Soltanto dopo forse è arrivato a toccare, nel terzo viaggio, sì, 1498-1500 è arrivato a toccare, tra l'altro anche Madeira, Capo Verde
E qui è arrivato in Latino America effettivamente. E poi c'è stato addirittura un quarto viaggio, 1500-2504. E qui ha fatto tutta la costa del Centro America praticamente. Quelle che oggi sono Guatemala, Belize, eccetera, eccetera. Il palazzo è bellissimo, a prescindere che vi piaccia o meno l'arte sacra e medievale di ritratti, cosa che a noi non fa impazzire, però vale la pena prevedere il palazzo perché è bellissimo ed è perfettamente ristrutturato, tenuto meravigliosamente. 20 minutes later. Andiamo a vedere la cattedrale di Santa Anna ed ecco la cattedrale di Santa Ana, che è la cattedrale di Gran Canaria, è la chiesa più grande di tutte le Canarie, un pochino austera direi. Questa è la Plaza di Santa Ana, che a distanza di più di un mese da Natale ancora ha tutte le luci di Natale che devono essere sistemate. E poi abbiamo trovato finalmente la bandiera delle Canarie. Allora, in mezzo The next day. Avevamo un problema. Buongiorno, scusate se non saluto per. Voi siete ormai di casa, voi dormite qui insieme a noi, quindi per quello non saluto. infatti stiamo un po' stretti. Io notavo che di notte la pompa dell'acqua, che è sotto la nostra testa, insomma, quando dormiamo, faceva un rumorino, come se dovesse caricare, ma non stavamo usando l'acqua. Quindi poi dopo giorni do un'occhiata, avevo le pinne dentro un contenitore che passa sotto all'impianto e vedevo che le pinne erano bagnate. Le pinne quelle per andare a nuoto, insomma, per fare snorkel. Vedevo che erano bagnate. Ho detto cazzo, le sto forzando, forse sto rompendo io, mettendo le pinne, forzando le tubature, magari ci passo e non vedo e tocco le tubature e sto rovinando. Invece no, non è così. Grazie a quella, perché ho visto le pinne bagnate, no? Poi il riso che io faccio, che è sempre da quelle parti là. Poi vi faccio vedere. Un giorno lo dovevo prendere e noto che gocciolava dell'acqua. Se io non avessi preso quel riso, chissà quando avrei visto quel problema. Il fatto sta che... No, fai. Il fatto sta che la pompa di espansione dell'acqua, quella della fiamma, è a due parti, no? Ci sono tutti i bulloni. In questa unione perde acqua, ma perde pochissima, quindi perde. Quindi si svuota la membrana, quindi non fa più pressione, e quindi quando perde acqua si svuota, di notte ci ritroviamo che comunque la pompa si accende perché nota che c'è qualche perdita di pressione. E quindi niente, adesso andremo a risolvere questo problema. Fortunatamente qui a Gran Canaria c'è un amico che mi ha consigliato un posto che vende componenti per camping e camper e tutto ciò, e c'ha questa pompa. L'altra opzione era cambiarla, non comprare la stessa e mettere una interamente in metallo, pezzo unico, ma grande. E quindi stiamo andando là per vedere se ci entra nello spazio che ho, se no non mi faccio problemi e cambio per la stessa, esattamente la stessa. E la predisposizione c'è, i tubi sono tagliati perfettamente, tutto c'è, io posso togliere e rimettere l'altra, boom. Volevo capire se l'altra magari dura di più. Mentre Victor vi racconta queste cose, fuori c'è il delirio, sono arrivati 8 pullman di bambini e turisti che stanno facendo manovre intorno a noi, tra noi e una macchina, perché una macchina si è posizionata tipo giusto tra noi e la macchina sta un pullman, i pullman stanno facendo manovra che sembra che ci vengano addosso. Un parcheggio orribile, ragazzi. Succede anche questo, cioè fare van life non è solo dormire su una scogliera col mare sotto, soprattutto a Gran Canaria abbiamo capito che i parcheggi fighi non sono tanti e dove sono posti belli ci sono un sacco di divieti. Per questo stiamo un po' soffrendo i primi giorni a Gran Canaria, però però poi speriamo di trovare posti belli, dai. Sì, stanotte è andata così, però ci leviamo da qua sicuramente, con la scusa che dobbiamo andare in questo negozio di camper, probabilmente ci andiamo prima del previsto. Sì, infatti. 2 hours later. Il problema che abbiamo, mo vi facciamo vedere. Adesso stiamo provando con la valvola espansione interamente in acciaio. Dobbiamo vedere se ci sta, quindi siamo venuti qui in questa officina, che sono anche tra l'altro un deposito camper. Ci hanno dato quella che vorremmo comprare, vediamo se ci sta. No, entrerebbe.
Cosa ti per prima? Allora, dove perde l'acqua, vedete? Da questa giunzione qua. E quindi stiamo sopperendo da 5-6 giorni. Con della carta. Quindi dovremo mettere questa qui, così. Bam. Il problema onestamente è che non so come metterlo. Cioè, dovrei comprare tutto il necessario. Abbiamo deciso di comprare la pompa uguale a quella che abbiamo già. Allora, Perché? Spiega. a detta del signore. Adotta un cucciolo. Adotta un cucciolo. A detta del signore, del proprietario del negozio, della baracca insomma, ha detto che, poi vi dico il prezzo, ha detto che onestamente durano la stessa cosa. Tra l'altro, Cioè, questa è quella sì, di metallo. che poi tra l'altro con quell'altra, essendo che c'è una sola uscita, bisogna fare l'entrata e l'uscita e bisogna cambiare le tubature e spostare. Se questa c'è già la predisposizione, io devo mettere e togliere. Boom, lo farò con calma quando saremo fermi da un'altra parte e quindi non mi faccio più problemi, metto questa e quella. Per la modica somma di 45 euro. sì, probabilmente la membrana interna si è rotta. Ho visto che vendono la membrana da sola, ma qua non te la vendono. Non ti vendono il componente o non ti vendono la membrana. Beh, Ho visto che costava 10 euro online. se la troviamo, poi da un'altra parte magari ne compriamo un paio di un paio di ricambio. membrana e poi Ce le teniamo lì per non dover ricomprare quindi tutta la andiamo ad pompa. accertarci che comunque è la stessa, ma è la stessa. Calcolando che comunque sono 10 mesi che noi la usiamo, quindi se durasse Sì. un anno andrebbe bene. Benissimo, sì. Effettivamente è la stessa, della stessa dimensione, a 20 e ci entra perfettamente, quindi la cambieremo perché la cosa più facile è che c'è già il supporto, ci sono già le vie della stessa dimensione, non faccio altro che mettere questa e metterla lì direttamente, siamo a postissimo noi. Come ha detto il signore, ascoltare le persone più grandi è un valore immenso e saper ascoltarle. Ha detto che tu semplicemente devi togliere quella e mettere questa, meno ti complichi la vita, meglio è. Cose che impariamo ogni giorno.